È arrivata e nelle mie mani è l'Action Cam Coao SPC03. Vediamola insieme. Acquistata a poco più di 75 euro, si tratta di una delle action cam più economiche in circolazione, ovviamente a parità di caratteristiche. Vediamo adesso che cosa riporta la scatola. Abbiamo subito un sensore CMOS da 20 megapixel, una risoluzione video che va dai 4K a 60 fps ai 720p 30 fps, una risoluzione foto da 20 megapixel fino a scendere a 5 megapixel, connettività Wi-Fi con Android e iOS utilizzando i codici QR code che si vedono qua dietro, il microfono integrato e esterno che troveremo in dotazione all'interno della scatola ed è waterproof, quindi subacquea fino a 40 metri. Andiamo a vedere il contenuto della confezione. Troveremo ben due batterie da 1350 mAh, il supporto per attaccare l'Action Cam al manubrio della bici, il microfono esterno con attacco micro USB, il cavo micro USB per ricaricare e tutti gli accessori per attaccare l'Action Cam al casco, alla bici o altro. Troveremo anche il telecomando da polso per poter scattare o registrare anche a breve distanza, il manuale anche in italiano e un coupon per riscattare uno dei 4 accessori seguendo le istruzioni. Naturalmente anche la Action Cam nella sua custodia impermeabile. La prima sensazione è di avere tra le mani un prodotto ben studiato, molto compatto e piacevole al tatto, anche se avrei preferito una plastica gommata. Diamo un'occhiata più da vicino. Le novità di questo modello sono lo schermo da 2 pollici IPS touchscreen e il 4K nativo e non interpolato come altri modelli sulla stessa fascia di prezzo. Questo è il tasto di accensione e spegnimento, il pulsante per scattare, il LED del Wi-Fi e i fori per l'entrata audio. I tasti fisici, se non si volesse usare il touch, lo speaker. Ecco, qui abbiamo un'altra piacevole novità, l'ingresso per poterlo avvitare su un treppiede. Qui c'è lo slot della batteria. E di lato invece troviamo l'ingresso della scheda micro SD, l'entrata micro USB per caricare o collegare il microfono e la porta micro HDMI per trasmettere sul TV. È arrivato il momento di staccare la pellicola protettiva.
Inseriamo ora batteria e schedina micro SD, che potrà essere fino a 128 GB, meglio se ad alta velocità. Possiamo ora finalmente premere il tasto ed accenderla. Procediamo con il tutorial suggerito e formattiamo, se necessario, la schedina. Andiamo sulle impostazioni e settiamo la lingua su italiano. Ho inserito un SD da 128 GB e ad una risoluzione di 4K 30 fps sono previste 7 ore e 17 minuti di registrazione. Abbassando la risoluzione in Full HD 60 fps potremo registrare fino a 12 ore e 15 minuti. La stabilizzazione non si può attivare a 4K 60 fps o 1080 120 fps. Ho scoperto che purtroppo la stabilizzazione e correzione del tipico effetto fisheye non sono attivabili contemporaneamente. Selezionandone una, infatti, si disabilita l'altra. Avremo parecchie possibilità per modificare colori e impostazioni dei nostri filmati. C'è anche una modalità immersione che promette di restituirci una qualità video migliore sott'acqua. Scorrendo tra le impostazioni potremo scegliere se ruotare la registrazione, proiettare lo schermo sullo smartphone tramite Wi-Fi o selezionare le varie impostazioni, tra cui attivare la modalità custodia, senza la quale potremo solo scattare o avviare registrazioni, perché non potremo usare il touchscreen. Qui avremo tutte le modalità. Nella parte alta quelle video e in quella bassa le foto. Anche per la sezione fotografica abbiamo parecchi settaggi da poter impostare. Facendo uno swipe verso il basso vedremo le impostazioni rapide, ovvero Wi-Fi, attivazione del microfono, blocco schermo e spegnimento. Vediamo ora come inserire la cam nella custodia. Possiamo quindi accenderla e governarla utilizzando i tasti, ma solo se abbiamo prima attivato la modalità custodia. Qui notiamo subito quanto sia ampio l'angolo di visione di questa action cam, sono infatti 170 gradi. Come potrete sentire, il suono adesso è cambiato perché stiamo utilizzando il microfono esterno in dotazione. Chiaramente utilizzando la custodia subacquea questa funzione non sarà disponibile, per cui dovremo utilizzare il microfono interno.
Ok, sto filmando adesso in 1080p senza stabilizzazione dell'immagine e col microfono attaccato. Facciamo due passi e ora proviamo a fare una corsetta. Facciamo adesso la stessa cosa, però con la stabilizzazione dell'immagine. Giusto per provare la differenza, sentiamo adesso cosa cambia utilizzando il microfono integrato e non quello dedicato. Facciamo adesso un video in 4K a 30 fps sempre con la stabilizzazione dell'immagine. Vi ricordo che vedrete la differenza dal 1080p solo se avete un monitor 4K o una televisione 4K e attiverete tale funzione dal tasto sotto di YouTube. Proviamo a fare una corsa. Quindi perché dovrei acquistare questa Action Cam? È comoda, piccola, pratica, sembra molto solida, ha l'attacco per i tre piedi, ha uno schermo ben illuminato e di buona risoluzione. Perché non dovrei acquistarla? Perché magari non vado in bici, perché magari non faccio foto sott'acqua, o non faccio sci e non attacco la videocamera al casco. Diciamo che per tutto il resto, se voglio farmi un selfie, se voglio riprendere qualcosa, se voglio fare una foto in generale, il telefono tende a farle meglio. Quindi giudicate voi se questa Action Cam fa il caso vostro, io mi sento di consigliarvela solo per un utilizzo sportivo o comunque sott'acqua. Detto ciò, ha comunque delle ottime caratteristiche per il prezzo che ha. Ovviamente non stiamo parlando di una GoPro o di marchi più blasonati, però devo dire che fa egregiamente il suo lavoro per quello che costa. Bene, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, seguite la mia pagina e ci vediamo alla prossima.